Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, calciomercato in casa Napoli, le uscite, Gong, Cajuste, Gong al Torino, si riapre la pista Milinkovic-Savic, ma è sempre in relazione al calciatore del Napoli, pretendenti dalla Premier per quanto riguarda Cajuste e una piccola considerazione che poi tanto piccola non è per quanto riguarda il tetto massimo di spesa imposto dalla federazione turca, che poi dobbiamo considerare ovviamente nella situazione Osimhen. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina se volete, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Partiamo da quella situazione Osimhen, così ci togliamo subito il sassolino dalla scarpa e parliamo delle uscite. Il Galatasaray continua a trattare con il Napoli per Victor Osimhen, eccetera, eccetera, eccetera. Il tetto massimo di spesa concesso dalla federazione turca per l'attuale stagione è pari a 6 miliardi di lire turche, ovvero 130 milioni di euro. Una cifra che include ogni voce di bilancio, ingaggi, bonus, costi di carburante addirittura per gli spostamenti della squadra. Lo scorso anno il Galatasaray ha già speso circa 100 milioni per la costruzione della rosa. E con l'eventuale arrivo di Osimhen, il cui cartellino costerebbe 75 milioni e l'ingaggio tra i 20 e i 25 milioni lordi complessivi, si rischierebbe di sforare abbondantemente il limite. Secondo Bilgic, giornalista turco, eccetera, eccetera, in caso di mancato rispetto di vincoli economici, Osimhen potrebbe ritrovarsi fuori lista e addirittura guardare le partite dalla tribuna, come è accaduto in passato con Dani Olmo dopo il passaggio a Barcellona su decisione presa chiaramente dalla Federcalcio spagnola, un segnale forte che porrebbe interrogativi sull'effettiva fattibilità dell'operazione a dispetto della volontà del calciatore di tornare a Istanbul. Ecco che si scoprono gli altarini, siamo rimasti comunque 40 milioni, poi due tranche da 17,5, il Galatasaray si è riaffacciata all'Arabia Saudita, ma il riaffacciarsi dell'Arabia Saudita è solo una notizia che viene scritta ed esce, perché poi non si avrebbero più contenuti per cavalcare ancora l'onda Osimhen a livello mediatico, ma la proposta, diciamo, dell'Arabia era già lì da tempo e il calciatore che vuole andare ovviamente al Galatasaray. Vedremo come andrà a finire, sono molto più tranquillo di quanto lo ero un paio di giorni fa, anche perché diciamo che durante l'operazione potresti incappare nel firmare qualcosina che poi diciamo ti porteresti appresso e te ne potresti pentire negli anni a venire, ma abbiamo un grande presidente, abbiamo una grande organizzazione societaria e quindi o venite con i soldi veri e non quelli del Monopoli, altrimenti potete tornare tranquillamente in patria. Detto questo, si riapre la pista Milinkovic-Savic, a quanto ci fanno sapere, ma è anche in relazione a Gong che vuole solo il Torino, tanto è vero che Gong non ha calcolato praticamente gli altri club che potrebbero essere interessati a lui, tra cui il Monaco, il Bruges, il Genoa e il Bologna. Bologna e Torino in questo caso potrebbero essere ovviamente destinazioni come pedina di scambio o essendo incluso in operazioni per portare poi via calciatori o dal Torino o dal Bologna. Vedi la stessa situazione in Doi e Beuke, ma vedi Milinkovic-Savic che a quanto si legge si è riaperta la pista Milinkovic-Savic, ma è incluso Gong. Il Torino vorrebbe addirittura il calciatore del Napoli con il prestito, con diritto di riscatto, prestito a 1 milione, con il diritto di riscatto fissato a 7 per un costo complessivo di 8 milioni, che ci sta pure il costo complessivo, 7-8 milioni, non sto qui a dire sono pochi o sono tanti, anche se il Napoli l'ha pagato, se non vado errato a memoria, 18 milioni più 1 o 2 di bonus, se non vorrei sbagliarmi, ma così era diciamo la situazione in Gong quando l'abbiamo acquistato. 8 milioni, ma il Napoli vorrebbe, e mi auguro che sia così nel caso poi dovesse andare in porto, trasformare quel diritto in un obbligo di riscatto per avere poi più sicurezze, diciamo, per un'operazione del genere, includendo poi nel rapporto, si chiude un'operazione, io ti do un Gong, ti vengo incontro, un prestito con obbligo però, mi auguro, di riscatto, e tu mi dai a Savic e concludiamo anche la situazione portieri. Vediamo
come andrà a finire se il Napoli riesce a portare poi l'estremo difensore all'ombra del Vesuvio per cercare di avere due primi e non un primo e un terzo portiere, addirittura un secondo portiere che poi diciamo devi far crescere. Servono due portieri pronti e con gli attributi. Detto questo, Cajuste, se andiamo a recuperare un video che abbiamo fatto pochi giorni fa per quanto riguardava la situazione Cajuste, il Besiktas ha rifiutato la situazione turca perché aspetta qualcosina, e io dissi magari Cajusta aspetta qualche squadra o neopromossa in Premier o neopromossa al limite in Bundes o il campionato francese dove puoi restare tra virgolette nel calcio che conta di più, anche se io dissi io andrei comunque al Besiktas perché comunque è una squadra di alta classifica del campionato turco, invece giocare in una neopromossa diventa sempre complicato dal punto di vista delle pressioni, devi fare punti, ti ritrovi nelle zone basse della classifica, però ovviamente vista anche la situazione Osimhen e questo campionato turco che non ha praticamente niente di chiaro dal punto di vista burocratico, legislativo, dal punto di vista delle magagne che ci possono essere dietro a trasferimenti e quant'altro, alla fine posso anche capire per Cajuste si è fatto sotto il Burnley, ovvero squadra neopromossa. Un attimo che vado a riprendere la notizia così leggiamo cosa sta succedendo. Neopromossa ovviamente in Premier League, così come il Crystal Palace vorrebbe il calciatore. Tant'è vero, non solo colpi in entrata, il DS Giovanni Manna è atteso da un grande lavoro anche in uscita per evitare un'estate di sovraffollamento in ritiro. Tante le operazioni da sbloccare, come nel caso di Jens Kajust, non riscattato dall'Ipswich Town, ovviamente. Si sottolinea che è stata trovata una sistemazione in Turchia al Besiktas per 1 milione di prestiti e 7 con obbligo di riscatto prima dello stop del giocatore. Kajust è innamorato della Premier e lì vorrebbe tornare. Diciamo che non è nemmeno una cosa così sei innamorato della Premier, ci mancherebbe altro. Secondo il quotidiano c'è l'interesse del Burnley neopromosso ed il mediano svedese ha chiesto di attendere, convinto che qualcosa possa succedere in queste settimane. Non solo, in fila ci sarebbe anche il Crystal Palace, altra soluzione gradita, e per questo il calciatore non ha assolutamente fretta. Intanto, ovviamente, non dovesse chiudersi alcuna trattativa, potrebbe andare in ritiro agli ordini di Antonio Conte in attesa di una sistemazione. Allora, noi dobbiamo fare un piccolo ragionamento e non diciamo trarre conclusioni affrettate. Siamo in ritardo, mo inizia il ritiro, servono i calciatori e Conte voleva la squadra pronta. Siamo tutti d'accordo, ma il Napoli almeno fino a fine luglio, fino alla fine del ritiro di Di Maro, per diciamo occupare i tasselli mancanti e ciò che vuole Conte per cominciare a lavorare con i calciatori le prime 3 settimane poi di agosto prima di iniziare il campionato. Concludere il tutto entro fine luglio sarebbe cosa buona e giusta. Credo che il Napoli ci riesca anche in parte, forse mancherà qualche acquisto che vedremo gli inizi di agosto, ma gran parte finirà il 30 luglio cercando di dare a Conte ciò che vuole. A quanto leggiamo molti calciatori sono quasi già acquistati, quindi mancano le firme, così come Noah Lang e Beo, come tutto ciò che si sta scatenando in quel di Bologna che non mi sarei mai aspettato. Abbiamo letto, ma non sto qui a fare un video solamente per i tifosi del Bologna che si sono arrabbiati per Beochem eccetera eccetera. A Napoli non hanno una lasagna, sacrilegio, anche perché la lasagna è un piatto napoletano, poi storicamente si prende qualcosina, si ricopia, ma la lasagna storicamente è napoletana. Ovviamente non voglio dire con questo fatevene una ragione, a me interessa ben poco, voi avete una lasagna, noi ne abbiamo un'altra, ma non è questo il punto. I calciatori, carissimi ragazzi, vanno dove vogliono, dove si sentono di andare, e tanto è vero che riescono poi a fare pressione sulle società. È questo che dovrebbe cambiare, così come abbiamo visto la situazione Gyökeres e il presidente dello Sporting, che Gyökeres dice io
non vengo ad allenarmi, non vengo in ritiro, vado via, eccetera. Perfetto, il presidente dice perfetto, vai via, porta i soldi, altrimenti se non porti i soldi entro tot, vieni in ritiro, paghi una multa salatissima e stai zitto. Così come la situazione Osimhen, vuoi andare via, non ci sta problema, porti la squadra, porti i soldi, però poi quando arrivate al punto e non avete quagliato, voi calciatori che vi siete messi di traverso, non avete quagliato per trovare l'accordo con la squadra dove volete andare a giocare, e allora dovete stare zitti. E fa benissimo il presidente dello Sporting Lisbona a mettersi di traverso, cosa che dovrebbero fare poi organi competenti che potrebbero regolamentare il calcio in maniera un tantino diversa da questo punto di vista, perché non se ne può più, scusate, io non riesco a leggere notizie dove il calciatore si è messo di traverso, non vuole andare in ritiro, così come la stessa situazione che stiamo vivendo, che so, Beukema al Napoli, non vuole andare in ritiro, vuole il Napoli, perfetto, siamo tutti d'accordo, il Napoli allora cerca di pressare perché il calciatore vuole la piazza, ma si dovrebbe secondo me rivedere questa situazione, perché dando totalmente dico, il potere in mano a calciatori e procuratori si finisce completamente sotto sopra. Riporto una frase del grandissimo che io ricordo come fosse ieri, ricordo l'intervista anche se ero un tantino più piccolo, ve la riporto qui. Soldi e interessi di procuratori sono più grandi nemici di sport. Vujadin Bosco. E così è successo. Era un'intervista che, se non vado errato, non erano nemmeno gli anni 2000, a ridosso degli anni 2000, tra fine anni 90 e anni 2000. Adesso vado a memoria, mi sono segnato solo la frase e la sono andato a riprendere perché la volevo riportare per com'era. E ovviamente Bosco la sapeva lunga nel mondo del pallone, così come la sapevano lunga tantissimi nel mondo del pallone, che anni fa già allarmavano, denunciavano, ma nessuno li ha seguiti perché non giustamente, scusate, perché probabilmente si voleva arrivare e si voleva portare il calcio a questo punto, diciamo, per quanto riguarda la situazione economica, procuratori e calciatori, perché poi c'è tutto un business dietro e situazioni che non ci è dato sapere poi fino all'ultimo. E allora noi dobbiamo stare qui a sentire calciatori che io non vengo in ritiro, ma come? Io ti pago e tu sei un mio dipendente, non vieni in ritiro. Per che cosa non vieni in ritiro? Sei fatto male? Certificato medico? Perfetto, presenti il certificato medico, non vieni, finita la convalescenza, vieni in ritiro. No, io non vengo perché non gioco più per i vostri colori, voglio andare via. Perfetto, vuoi andare via? Nessuno ti trattiene. Il voler andare via implica il portare un'offerta. Qui c'è l'IBAN della società, versamento di tot milioni che abbiamo deciso noi. Se non arrivano i soldi fino all'ultimo centesimo, stai sicuro che tu vesti questi colori o vesti la tuta. Se non vuoi la maglia in campo, la vesti in tribuna e ti siedi a fianco al presidente, a fianco alle autorità, dove vuoi tu. Non vieni allo stadio, ma resti un calciatore dello Sporting Lisbona. Non esiste fare 30 gol, 40 gol, essere un calciatore che, diciamo, butta le porte a terra per 2-3 anni, può essere anche valido quanto vuoi tu, ma non esiste girarsi così nei confronti del tuo datore di lavoro. E questo l'hanno permesso ovviamente gli organi che regolamentano il calcio in maniera completamente sottosopra. Detto questo, buona domenica ancora, forza Napoli, iscrivetevi a questo canale ragazzi, così cominceremo a parlare anche di calcio giocato tra un po', le amichevoli che ci saranno durante i ritiri, e non vedo l'ora. Ciao!